una bella relazione, ho fatto il trapianto e vedo come prima, gestione dell'errore refrattivo post cheratoplastica. Prego Claudio. Voi mi avete detto che funziona, mica va, adesso forse. Allora, Diciamo un risultato. cercherò di essere velocissimo perché siete stati eroici a essere ancora seduti sulla poltrona, dicevo prima con Mazzotta. Allora, parliamo tanto di chirurgia, siamo tutti bravi, siamo tutti fantastici chirurghi, poi alla fine, quando facciamo i trapianti di colonna, la nostra morte, non dico puntualmente, ma molto spesso purtroppo, è l'errore, chiamiamolo, o il residuo refrattivo. Questo è il motivo per cui, dicevo ieri, alla fine la lente a contatto, se riusciamo a non arrivare al trapianto, è ancora la soluzione dal punto di vista visivo migliore. Detto questo, cercherò di fare un escurso velocissimo solo a spot, per dire che oggi abbiamo tantissime opportunità, tantissimi sistemi per correggere la refrazione post-operatoria del trapianto, sia che lamellare che perforante, non cambia fondamentalmente. Allora, la storia ci dice anche che molti in passato, io per primo, purtroppo dico qualche volta, e molti purtroppo ancora oggi, fanno chirurgia incisionale. La chirurgia incisionale oggi, se non in casi rari, dovrebbe essere tolta dal trapianto per due motivi. Uno, perché le incisioni su un lembo comunque rispondono in maniera decisamente diversa da quelle che erano le incisioni, chiamiamole radiali o curvilinee, di Ruiz, eccetera, su una cornea, tra virgolette, integra. Quindi ogni parametro di calcolo sulla capacità e la quantità di correzione con le incisioni salta, anche se vengono fatte con i laser, tra parentesi, visto che oggi si usano quelle. L'altra cosa è che nel tempo continuano a cambiare, continuano a essere imprevedibili, imprecisi, ectasiche, continuano, come diceva prima giustamente Camellin, continuano a ectasizzare nel tempo, quindi fai un'incisione che continuerà a cambiare nel tempo, continua a cambiare occhiali, a un certo punto si aprono, non si chiudono mai le incisioni, mai, a vita. Aprite le incisioni dopo 10-15 anni, ci andate dentro con una banale cannula, non parlo di ago, non parlo di bisturi, si aprono. Punto. E spesso e volentieri c'hanno l'epitelio che si è infiltrato dentro. Va abbastanza bene, qui sposo un po' quello che diceva prima Marco, in certe rarissime, non è che vadano bene, diciamo così, che può essere ancora una soluzione, in certe asimmetrie insieme alle Intacs, perché praticamente è un concetto diverso ma simile, diciamo, a quello delle Intacs, anche se è nettamente diverso. Per cui per me è un capitolo chiuso. PRK è ancora molto usata, io non sono mai stato, tutti lo sanno, un grande amico e fautore della PRK, dal 1990 esattamente. E obiettivamente però ha la facilità di esecuzione da parte di molti, però in letteratura ancora dagli anni 2000 ci furono dei lavori, mi ricordo era uno pubblicato su cornea, in cui la possibilità sui trapianti di cornea, delle PRK sui trapianti di cornea, di causare degli ES tardivi e terribili, mi ricordo un lavoro anche della McDonald che è storico, diciamo, sono frequenti, quindi trovarsi poi con un ES terribile, dover essere costretti a fare una PTK sopra un trapianto, non mi piace, soprattutto oggi naturalmente che ci sono soluzioni totalmente diverse. Aveva un senso allora, oggi l'ha molto meno. Spesso qualcuno dice, bene, usate la mitomicina, vedrete che avete meno ES, benissimo. La mitomicina è un'altra di quelle sostanze che onestamente non è che ami poco, proprio non amo per niente, diciamo così. Ecco, non mi piace, la tossicità in sé come concetto non mi piace. Quindi oggi ci siamo con la fentolasi, che è quella più eseguita ed è eseguita da tanti anni. Diciamo l'ASIC fentolasi perché cominciai tanti anni fa, appunto spinto da Guell e poi lavorando anche con Lucio Burato, a fare dell'ASIC sui trapianti di cornea. Corregge difetti anche elevati, senza ovviamente rischi di ES, perché l'ES diciamo che normalmente con l'ASIC non è mai esistito. È sicuramente più prevedibile, lavoriamo su concetti totalmente diversi ed è sicuramente più precisa, forse ho sbagliato a scrivere, più precisa delle altre tecniche.
e oggi è quello, vedo che in giro, che viene usata da moltissimi ormai per correggere le ametropie post-operatorie. Vediamo se va avanti. Allora, le caratteristiche di oggi che c'è, per fortuna, il fentolaser sono un po' cambiate in meglio, per fortuna, e ci ha dato una grossa mano il fentolaser. Il flap finalmente possiamo farlo nel lembo. Quando usavamo i microcheratomi purtroppo non potevamo decidere quanto grande fare il lembo, venivano 8, 8,5, 9, quello era più o meno. Nel 99% dei casi quindi andavamo a tagliare anche la linea di ferita del trapianto, che intorno erano 8, 7,75, e quindi chiaramente sovvertivamo completamente, uno, la linea di giunzione, perché la linea di giunzione principale nei trapianti è comunque quella anteriore, a livello della Baumann più o meno, sotto tiene poco. E quindi i calcoli poi per correggere questi difetti erano veramente, saltavano. L'altra cosa è adesso poterlo fare nel lembo, tanto quella è la parte utile ottica, ci ha dato una mano enorme. Attenzione, fare delle belle pechimetrie, attenzione all'idratazione, cioè il tasso di ablazione di un laser è in funzione dell'idratazione. Spesso nei trapianti, soprattutto di vecchia data, noi ci troviamo delle pachimetrie di 600-620 che sono un indice di idratazione maggiore, chiamiamolo di edema, di minor funzionamento del cielo endoteliale, e quindi anche il tasso di ablazione è inferiore. Diciamo, controlliamolo bene prima. Attenzione però, nell'asica, queste cose, eccolo là, queste ectasie da non toccare, pardon, torno indietro qua, queste da non toccare, queste per esempio è il limite, nel limite è il vantaggio di queste tecniche di correggere astigmatismi decisamente alti, perché si riducono e vanno a zero. Questo è il lembo al centro. Le superfici ottenute sono identiche a quelle, cioè belle, a quelle che si potrebbe ottenere su una cornea, chiamiamola vergine, non trapiantata. Un altro segnale, l'EIC8, prima ne accennava le IOL, la possibilità di correggere con delle IOL gli astigmatismi. Hanno un'ottima indicazione, ne ho messe alcune, negli astigmatismi estremamente irregolari. C'è una certa preclusione perché uno vede questo cerchio nero, chissà, in realtà sono un ottimo sistema a patto che siano perfettamente centrate. Oggi, se dovevo fare queste IOL, mettere queste IOL, preferisco usare il fentolaser per fentocataratta per essere sicuro di una centratura perfetta. Quindi nei lembi decentrati e nelle notevoli asimmetrie, questi sono i risultati, sono lenti anche belle da vedere. Attenzione, questo è in una radiale. L'area coperta, tra virgolette, da quell'anello nero, in realtà è molto piccola e quindi questa è una OCT fatto attraverso una di quelle lenti, cioè si vede normalmente come uno dice no, non vedo più il fundus, questo è un OCT fatto con quelle, con una lentina di quel tipo. Detto questo, l'altro campo che dicevamo, che prima parlavamo con Marco e con gli altri, è l'avvento dell'ICL. L'ICL sicuramente sono una grossa svolta anche nella correzione di questi difetti, sia per le ametropie sferiche elevate, sia per le ametropie cilindriche. Alti base miopiche cilindriche hanno una qualità visiva sicuramente notevole e sono, attenzione, comunque in astigmatismi o ametropie che nel tempo nei trapianti tendono a cambiare, abbiamo il vantaggio di correggere oggi un difetto, ma di avere risparmiato la cornea, che ci potrà venire, dal punto di vista pachimetrico, di ablazione, che ci potrà venire utile un domani per trattamenti successivi. Quindi la combinazione di varie tecniche sicuramente è un grosso vantaggio per noi. Alghero veramente doc, grazie a Pierangelo, e non solo siamo stati al congresso, ma abbiamo passato un bellissimo weekend. Grazie.